Le patate al forno sono uno dei contorni più amati della cucina italiana. Croccanti fuori, morbide dentro e profumate a rosmarino, accompagnano da generazioni i pranzi della domenica e tante altre occasioni speciali. Per ottenere un risultato eccellente bastano pochi ingredienti, ma scelti con attenzione. Le patate a pasta gialla sono ideali perché rimangono soffici all'interno e sviluppano una splendida crosta dorata durante la cottura. Le patate, dopo averle sbucciate, le lascio in acqua per circa 20 minuti. Questo semplice passaggio elimina parte dell'amido superficiale, favorisce una doratura più uniforme e aiuta le patate a non aderire tra loro durante la cottura. Ora le taglio in pezzi di dimensioni simili, così cuoceranno tutte nello stesso tempo. Molte ricette consigliano di sbollentarle prima di infornarle. È una tecnica valida. Io preferisco partire da patate crude perché mantengono meglio la loro struttura, assorbono il condimento durante tutta la cottura e permettono di ottenere un ottimo risultato con un passaggio in meno. Rivesto la teglia con carta da forno, è un piccolo accorgimento che rende la preparazione molto più pratica. Le patate si staccano facilmente una volta cotte, la teglia rimane protetta e anche la pulizia finale richiede molto meno tempo. Infine, le distribuisco in un unico strato evitando di sovrapporle, così il calore potrà raggiungere ogni pezzo in modo uniforme. Il sale è il primo condimento. Cerco sempre di distribuirlo in modo uniforme, così ogni patata riceverà la giusta sapidità durante tutta la cottura. Una generosa macinata di pepe nero completa il primo strato di sapore. Durante la cottura il suo profumo diventerà ancora più intenso. Per questa ricetta utilizzo una miscela composta principalmente da aglio in polvere e da una piccola quantità di rosmarino in polvere. Non sostituisce gli aromi freschi, svolge semplicemente una funzione diversa. Mescolandosi con l'olio, aderisce in modo uniforme a ogni patata, garantendo lo stesso sapore in ogni boccone. A questo punto aggiungo anche il rosmarino fresco. Basta far scorrere delicatamente le dita lungo il rametto per separare facilmente gli aghi in un unico movimento. Durante la cottura rilasceranno lentamente i loro oli essenziali. È proprio il rosmarino fresco a regalare alle patate quel profumo intenso che da generazioni caratterizza questo grande classico della cucina italiana. Utilizzando sia la miscela in polvere sia il rosmarino fresco, ottengo un condimento distribuito in modo uniforme senza rinunciare all'aroma delle erbe appena raccolte. Tradizionalmente, molte famiglie italiane preparano le patate al forno con olio extravergine di oliva. Nella mia cucina di casa, invece, preferisco utilizzare l'olio di semi di girasole raffinato. Dopo molte prove, ho notato che nel mio forno domestico produce meno fumo e meno odori durante la cottura. Inoltre, con questo metodo, le patate tendono a staccarsi più facilmente dalla carta da forno e il sapore della patata, insieme al profumo del rosmarino, rimane ancora più protagonista. Se preferite, potete naturalmente utilizzare anche l'olio extravergine di oliva. Nella mia cucina, questa è semplicemente la soluzione che dopo molte prove mi ha dato i risultati migliori. Adesso arriva uno dei passaggi più importanti. Le mani restano lo strumento migliore per questo lavoro. Permettono di distribuire il condimento in modo uniforme su ogni patata e di controllare al tatto che ogni pezzo sia perfettamente ricoperto. Bastano pochi secondi, ma fanno davvero la differenza nel risultato finale. Trasferisco la teglia nel forno già preriscaldato. Cuocio le patate a 210 gradi con forno statico per 35 minuti. Dopo circa 20 minuti le giro delicatamente, così potranno dorarsi in modo uniforme su tutti i lati.
Negli ultimi 10 minuti attivo la ventilazione. In questo modo l'umidità residua sulla superficie evapora più rapidamente, la doratura diventa più intensa e le patate acquistano una crosta ancora più croccante. Una volta cotte le stacco delicatamente dalla carta da forno con una spatola leggermente inclinata. La faccio scorrere sotto ogni patata con un movimento lento e continuo. In questo modo rimangono perfettamente integre, senza rovinare la loro superficie dorata e croccante. Ed ecco il risultato: patate al forno dorate, croccanti all'esterno e incredibilmente morbide all'interno. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime autentiche ricette italiane. Grazie per aver cucinato con me. Buon appetito e alla prossima autentica ricetta italiana.